Capitolo 1. Lettura delle note sulle righe in chiave di sol o chiave di violino. Proprio perché è il primo capitolo, è doveroso fare un preambolo riguardo alle chiavi. Le chiavi per la lettura delle note nel linguaggio musicale sono 7. Noi oggi iniziamo con una delle 2 chiavi più utilizzate, che sono ovviamente quelle che tratteremo in questo tutorial, la chiave di sol. Quando parliamo di chiavi vuol proprio dire fisicamente ciò che ci permette di entrare nella lettura delle note. Ogni chiave dà un punto di riferimento. Qual è la condizione fondamentale, il prerequisito? Sapere i nomi delle note. Da do a si, do, re, mi, fa, sol, la, si, quella che è la scala. I nomi delle note sono fondamentali. Quindi le varie chiavi ci indicano sul pentagramma un punto di riferimento. Avendo quello, sapendo leggere, conoscendo le note, i nomi delle note, ecco che posso leggere le note posizionate sul pentagramma. Nel nostro caso abbiamo la chiave di sol, ovvio che ci indica la posizione dove è il sol, sulla seconda riga dal basso. Ecco perché iniziamo dalle note sulle righe. Accesso diretto. Altra parentesi, se non avete familiarità proprio con la chiave, può essere inizialmente un po' complesso, però vi consiglio di esercitarvi, disegnatela in campo aperto senza aver bisogno momentaneamente del pentagramma come punto di riferimento, però iniziate proprio a fare la vostra chiave di violino, che sia chiavi di sol, ricordatevi che io le chiamo in un modo o nell'altro, è sempre la stessa chiave, proprio perché vi diventi familiare. La vostra può essere larga, stretta, lunga, corta, non ha nessuna importanza, basta che quando poi la disegneremo sul pentagramma parta esattamente dalla seconda linea, dal basso, quello che è il punto di riferimento del sol. Vi faccio vedere un po' di chiavi manoscritte per darvi un'idea che qualunque cosa vi viene fuori, non vi preoccupate. Qui vedete un po' di chiavi di mani famose di musicisti e anche una di una mano meno famosa, ma la mia, perché poi la incontrerete nelle esercitazioni, nei test e vari, e quindi familiarizzate anche con la mia scrittura. Basta. Fine del discorso della chiave, adesso entriamo proprio nella comprensione. E vedendo proprio quello che è il pentagramma, la posizione della chiave di violino e quindi della nota corrispondente ci dà la possibilità di leggere tutte le altre note posizionate sulle 5 righe. Quindi sulla seconda riga abbiamo il sol, partiamo da quello. Le righe prevedono all'interno uno spazio, quindi cosa dovremo fare? Saltare facendo il nostro lavoro progressivo verso l'alto prima una nota e arrivare all'altra riga. Quindi se sulla seconda riga ho il sol, nello spazio intermedio avrò un la, do, re, mi, fa, sol, la. Lo spazio non lo considero, quindi arrivo alla terza riga al si, stesso procedimento. Nello spazio un do non lo considero, quarta riga re, spazio mi, quinta riga fa. Adesso penso alla riga che è rimasta perché mi serve fare la scalettina discendente, quindi sempre punto di riferimento il sol, scendo sul primo spazio, avrò un fa, quindi sulla prima riga il mi. Le 5 righe sono mi, sempre dal basso, sol, si, re, fa. Vedete, uso anche le dita della mano, fatelo, e vi può essere anche d'aiuto, perché adesso quello che vi serve è memorizzare, macinare, masticare, digerire, insomma, sto usando dei termini legati più al cibo, però per dirvi che deve diventare una cosa proprio vostra.
Le dita vi possono aiutare, vi aiuteranno anche poi per gli spazi successivi, quindi mi, sol, si, re, fa. Questo cos'è? Un mi. Qui cosa c'è? Se la penso come terza riga è un si. Fa. Lo faccio proprio come aiuto personale, come un'interrogazione autonoma. Qui, se è la quarta riga, re. Qui, sol, si, mi, fa. Aiutatevi, veramente, vi deve proprio risultare un meccanismo il più automatico possibile, il più veloce possibile, dove voi a un certo punto non vedete più le lettere M, I, S o L, ma vedete la nota. Quindi le due cose si devono in dissolvenza sparire i nomi ed entrare le note. Questo vi faciliterà sempre. Leggere velocemente le note, i nomi delle note, vi risparmia e vi dà la possibilità di vedere che le note sono anche altro. Ma a noi adesso serve solo memorizzare i nomi delle note. Quindi lavorate, lavorate, lavorate e quando vi sentite pronti, fate il test. Se siete sulla pagina del sito lo avete già pronto, se no avete nelle descrizioni il link dove andare direttamente a fare e a proseguire il lavoro con poi gli esercizi e la verifica finale. Buon lavoro!